Buongiorno e bentornati nel mio canale. Vi invito come sempre ad iscrivervi per aiutare il canale a crescere e di mettere un mi piace per incentivare me a realizzare sempre nuovi video. Allora, oggi prendiamo in considerazione un applicativo particolare, una sorta di Netflix personale, che prende il nome di Plex. Questo applicativo è presente in tutti gli store, quindi è facilmente scaricabile. E a che cosa serve fondamentalmente? Serve per avere una nostra bacheca personale di film. Chiaramente per prendere in considerazione questo applicativo bisogna avere dei film da parte o su un hard disk o sul computer, comunque avere la possibilità di inserirli in questo applicativo. Dopodiché, quando noi l'avremo inseriti all'interno di questo applicativo, potremo usufruirne ovunque vogliamo, sul cellulare, sul tablet, sul computer, sulle smart TV. Possiamo usarlo ovunque, come fosse Netflix. E di cosa abbiamo bisogno per utilizzarlo, oltre chiaramente all'applicazione? Abbiamo bisogno fondamentalmente di un hard disk che colleghiamo al PC ad esempio, ma per utilizzarlo poi sui tablet, sulla TV, chiaramente il PC deve essere acceso e l'hard disk collegato. Oppure un'altra soluzione potrebbe essere quella di acquistare un NAS, cioè una sorta di piccolo media center, di piccolo computerino, diciamo così, dove noi inseriamo un hard disk della capacità che a noi fa più comodo, 4, 8, 16 terabyte, dipende poi dalla quantità di film che noi abbiamo. E in questo caso il computer non necessariamente dovrà rimanere acceso, ma è il NAS ad essere collegato direttamente alla rete. E quindi, quando noi lanciamo l'applicazione di Plex, se il NAS è collegato ed acceso, potremo vedere tutto il suo contenuto ovunque ci troviamo. In teoria potrebbe essere utilizzato come NAS anche magari un vecchio computer, però utilizzare un vecchio computer comporta un dispendio energetico molto più alto. Poi dipende dall'utilizzo che noi ne facciamo. Se per esempio lo lasciamo collegato 24 ore su 24, il consumo di corrente comincia ad incidere e quindi non so quanto possa essere conveniente, mentre i nuovi NAS hanno, diciamo, la possibilità di rimanere accese anche per lunghi periodi di tempo senza necessariamente consumare grandi quantità di energia. Poi chiaramente noi acquisteremo il NAS con gli slot che a noi serviranno, minimo richiesto penso sono un paio, e poi dobbiamo comprare degli hard disk adatti anche a stare per lunghi periodi di tempo collegati, chiaramente, perché altrimenti per surriscaldamento dopo un po' si rovinano. Di NAS in circolazione ce ne sono diversi modelli, con diversi prezzi. Uno, diciamo, fra i più economici sembrerebbe anche dei più buoni è ad esempio il TerraMaster, questo qui, che ha come vedete due slot per gli hard disk. Il prezzo, diciamo, è abbastanza contenuto perché ci sono anche NAS che costano 500-600 euro è un Intel dual core. eh, è, sembrerebbe, almeno da quello che sono riuscito a trovare io come informazioni, piuttosto buono come modello. La cosa poi interessante del modello che vi ho fatto vedere, TerraMaster, è che è tutto in alluminio, tutto in metallo e ha una buona ventilazione. Questi sono aspetti non così scontati. E poi ha un ottimo software, in grado di gestire Plex nel migliore dei modi. La spesa totale per fare questo piccolo impiantino
si aggira intorno ai 300-350 euro, ma dopo averli spesi avrete a disposizione tutta la libreria dei film che avete da parte. Ecco praticamente come funziona. Questo è quello che vedrete voi su una smart TV, su un tablet. Ma come si fa a trasferire i film e a mettere Plex su questo NAS? Eventualmente la consideriamo come soluzione. Allora, il NAS non è proprio come un hard disk, ma funziona in modo leggermente differente. Si entra dal browser, poi una volta dentro ci sono delle iconcine. Fra queste iconcine c'è anche una sorta di iconcina che ricorda un po' uno store. Ecco come questa, vedete? Trovate Plex e lo scaricate. Una volta poi scaricata l'applicazione Plex, noi dobbiamo materialmente trasferirci i nostri film a fare la nostra, diciamo, biblioteca. E una volta terminato, viene fuori una libreria come questa. Vedete, questa è quella che ho fatto io, sarebbe la mia. Vedete? Io posso andare giù, sono messi in ordine alfabetico. Posso fare anche la ricerca manuale. Una volta cliccato sul film mi dà tutte le caratteristiche del film, gli attori, l'anno di produzione, se io voglio magari, perché c'è un attore che mi interessa in particolare, voglio vedere tutti i film che ho a disposizione di quell'attore, basta cliccare sull'attore e automaticamente mi dà i film di tutta la libreria. È veramente, io lo uso già da un po', è veramente comodo. Adesso poi chiaramente vi faccio vedere, ad esempio, come trasferisco, come vengono impostati i film, perché una volta messi poi sul NAS, questo online andrà a trovare tutte le locandine e tutte le informazioni di ogni singolo film, ma per farlo deve essere scritto in un modo ben preciso, che adesso vi faccio vedere com'è. Ora vi faccio vedere con qualche esempio come funziona. Prendiamo un film, Cado dalle nubi con Zalone. Se io clicco sopra, vedete? Mi apre questa finestra dove mi dà tutte le informazioni generali. Calcolate che io ho messo solamente, e questo deve essere fatto in modo corretto, apposta ve lo farò vedere dopo, deve essere messo il titolo in modo corretto, scritto in un certo modo. Se è scritto in modo corretto, Plex, una volta che voi inserite il film, andrà a trovarsi tutte queste informazioni da sole in rete e ve le metterà tutte qui a disposizione, compresa la durata del film, che tipo di film, vedete, una commedia, qui il cast e altri film a disposizione. Se io per esempio voglio vedere un film in particolare di uno di questi attori, facciamo ad esempio Zalone, voglio vedere se ho altri film nella mia libreria, clicco sopra e mi dà i film a disposizione. Adesso perché io ne ho solamente due, però se fossero stati 10 ne sarebbero apparsi 10. Per tornare indietro vedete in alto c'è la freccia. Perfetto. Qui vogliamo vedere la trama? Ce la possiamo leggere tutta. È veramente veramente fatto bene. E chiaramente la qualità col quale noi vedremo i film, o su tablet o sulla smart TV, dipenderà dalla qualità dei nostri film. Chiaramente se noi abbiamo messo un film di bassa qualità, lo vedremo altrettanto anche sugli altri dispositivi. Però se per esempio noi mettiamo dei film di qualità discreta o buona, vi assicuro che si vedono veramente molto bene anche in televisione. Chiaramente Plex, oltre a dare questa possibilità, che è quella che io utilizzo maggiormente e trovo sicuramente più interessante, ha anche altre possibilità, per esempio quello di ascoltare la musica, podcast, oppure di vedere alcune serie televisive e film, che generalmente però sono in lingua straniera. Ci sono anche alcuni canali TV a disposizione, vedete? Oppure qui possiamo vedere cosa mette a disposizione per quanto riguarda i film.
tutti in lingua originale. C'è una vasta scelta anche su questi, ma purtroppo nel mio caso, non conoscendo l'inglese, e normalmente sono in lingua inglese, non la utilizzo questa come funzione. Però, per chi è multilingua, può anche sfruttare questo. E alcuni film che compaiono qua in Italia non sono nemmeno arrivati. Ma torniamo al nostro discorso della libreria. Chiaramente per utilizzare questa app bisogna fare una registrazione gratuita naturalmente a Plex, dopodiché potete usarla senza nessun tipo di problema su tutti i dispositivi che volete, anche contemporaneamente. Ma adesso comunque è arrivato il momento di andare sul pratico. Vediamo come si trasferiscono i film. Nel mio caso sto utilizzando un PC, ho un hard disk collegato, chiaramente la rete collegata, e adesso vi faccio vedere come trasferisco i film dalla mia libreria e soprattutto poi come li nomino per essere fatto in modo corretto e come avviene tutto il trasferimento. Innanzitutto la prima volta che voi entrate in Plex, chiaramente qui non avrete nulla di tutto ciò, vedete c'è la dicitura film. Basta andare sui tre puntini verticali, cliccate, gestisci libreria, modifica. Quando entrate qui la prima volta, non è il mio caso perché vedete io ho già una cartella con un nome, film, ma quando entrate voi praticamente dovete scegliere un nominativo, potete scegliere quello che volete, poi andate qui accanto, scegliete la lingua, nel mio caso chiaramente ho messo italiano, e poi salvate. E a quel punto vi avrà creato questa cartella o una cartella. Chiaramente ne potete anche creare più di una. Il nome che poi voi darete verrà associato a un'icona, come in questo caso. Ma adesso facciamo un passo indietro. Chiudiamo e andiamo a vedere la cartella dove io tengo tutti i miei film e i miei serial. Eccola qua. Allora, io l'ho divise praticamente per ogni lettera, ho messo dentro i film chiaramente perché altrimenti la confusione era totale, per cercarli soprattutto quando utilizzavo l'hard disk. Adesso Complex è molto più semplice, però quando avevo l'hard disk ho preferito fare questa suddivisione, poi ognuno farà quella che ritiene più opportuno. Ne apro una in particolare, la lettera F, che la sto componendo in questi giorni, cioè quando noi scarichiamo i film dalla rete o comunque abbiamo dei film, bisogna rinominarli e deve essere fatto in modo corretto. Ossia come? Vediamo. Prendiamone uno in particolare. Facile preda. È un film del 1995. Non si presentava così all'inizio, ma si presentava in questo modo, vedete? Come Faster, cioè faster.avi. Ma se noi lo trasferiamo in questo modo, non viene riconosciuto da Plex e quindi non troverà tutte le informazioni, non troverà la locandina, non troverà nulla, ma ve lo lascerà nudo così come lo vedete. Invece se noi lo vogliamo fatto veramente bene, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rispettare alcuni canoni, che andiamo a vedere qua. Allora, innanzitutto deve essere messo il titolo, vedete, separato da uno spazio, facile preda, e poi un altro spazio, parentesi, spazio, l'anno del film, spazio, chiudiamo parentesi, e poi rimane punto avi. Ma come faccio io a trovare le informazioni, per esempio, l'anno in cui è stato fatto il film? Io lo faccio in modo molto semplice, vi faccio vedere come. Apro semplicemente una finestra, vedete? Con Google, metto il titolo e qui a fianco troverò l'anno, vedete? Questo lo fa su qualunque film. Facciamo una prova. Allora, andiamo di nuovo alla nostra lista. Questo è fatto, vedete c'è l'anno, quindi lo riconosco da questo, che è un film che ho già fatto. Fantozzi contro tutti, ad esempio, non l'ho fatto. Allora che cosa faccio? Doppio clic,
copio, cancello questo, incollo, invio, eccolo qua. Fantozzi contro tutti è del 1980. Poi io che cosa faccio generalmente? In questo caso non c'era bisogno, però copio praticamente questo titolo perché è scritto bene, torno di nuovo sui miei film, eccoli qua, in questo caso è scritto bene, non lo faccio, l'anno era il 1980, quindi clicco una volta, spazio, parentesi, 1980, spazio di nuovo, chiudo parentesi. Ed ecco qua. E questo deve essere fatto per tutti i film. Ma che succede quando per esempio abbiamo il film diviso in due parti, come in questo caso? Vediamolo da qua, da Face Off. Apro una cartella, praticamente non faccio altro che creare una nuova cartella. Metto qui il titolo del film in questa maniera, sempre fatto in modo corretto, con l'anno, e dentro poi inserirò, vediamo su questo, su ogni singolo film, sempre in modo corretto il titolo e l'anno, e poi CD1, CD2 per distinguerli, in modo tale che quando noi avviamo la cartella partirà dal primo e non dal secondo. In questo caso ho notato che forse c'è un errore. Non c'è lo spazio. Lo correggo subito. Eccolo qua. Lo spazio, data, spazio, parentesi, deve esserci sempre. Così. Perfetto. Così è il modo corretto per scrivere le cartelle e per scrivere i titoli dei film. Una volta che noi abbiamo completato, io consiglio sempre di completare tutta la cartella, vedete, fino all'ultimo film. Che cosa facciamo? A questo punto dobbiamo inserirla su Plex. Ok? Parliamo della lettera F. Io chiaramente adesso farò un simulato perché non l'ho completata. Si torna praticamente su Plex, tre puntini, si clicca, gestisci libreria, modifica, aggiungi cartelle e a questo punto noi andremo a cercarla su sfoglia. Facendo sfoglia noi possiamo andare a cercare in particolare quella cartella. Una volta trovata non sarà altro che mettere aggiungi e verrà inserita automaticamente dentro Plex e comincerete a vedere i film che appaiono mano a mano dalla parte alta. E mano a mano che vengono inseriti uno alla volta, generalmente comparirà anche la copertina. Se compare la copertina, vuol dire che avete scritto in modo corretto il titolo e quindi troverete tutte le informazioni e funzionerà in modo corretto. Se invece non trovate la copertina, vediamo se ho un esempio, perché eccolo qua, eccone uno. Vedete? Questa non è una copertina originale, si vede subito. Sono due che si danno una mano. Il film è come un tuono. In questo caso io avrò sicuramente scritto male il titolo. Ho messo male la data, o magari saltato uno spazio. Basta poco. Non trova praticamente le informazioni e se io lo apro, vedete, non c'è niente. Mancano tutte le informazioni, il cast, la trama, manca tutto. Lo trovate così e lo vedete uguale, intendiamoci. Questo film voi lo vedete uguale, però mancano tutte quelle informazioni che vi assicuro, quando aprite un film, a volte sono comode, anche perché magari non vi ricordate che film è.
anche se è nella vostra libreria, quindi si sospetta che è un film che avete già visto, ma magari passano anni, quando andate a rivedere non ve lo ricordate e magari volete vedere la trama, il cast, ok? Sono sempre informazioni utili. E allora in questo caso bisogna ritornare sulla cartella originale, cioè su questa, andare a vedere qual è il film, rinominarlo praticamente, correggerlo se c'è un errore e poi generalmente io che cosa faccio? Lo tiro fuori dalla cartella perché altrimenti mi ricopierebbe l'intera cartella, ma a me interessa il singolo film, quindi lo tiro fuori, lo porto sul desktop, questo lo elimino e inserisco di nuovo quello con la procedura che vi ho fatto vedere prima, sempre tre puntini, modifica e andate a cercare, a sfogliare fino a che trovate il film e lo reinserite. Generalmente al 99% delle volte con reinserimento e scritto in modo corretto vi ritrovate la locandina e tutte le informazioni. Perché quando comunque fate molti film e magari ne fate 40-50 al giorno, dopo un po' vi stancate, sembrano piccoli dettagli, ma per Plex sono importanti e magari vi sfugge uno spazio, vi sfugge un punto, può succedere. Però basta controllare, lo trovate, si trovano facilmente perché di solito hanno locandine di questo tipo, quindi spiccano all'occhio. Prendete, correggete e risolvete. È un ottimo sistema per fare una libreria ed è comodo veramente tanto perché potete vedere i film anche tranquillamente a letto per chi ha la televisione a letto. Poi in un secondo momento possiamo attivare anche altre iconcine, magari qui per le serie TV, per la musica. Possiamo anche fare questo. Inoltre ha funzionalità molto simili a Netflix, tutto sommato, per quanto riguarda la struttura. Per esempio, se andiamo su consigliati, vedete c'è la funzione continua a guardare, oppure magari ti dà quelli che hai inserito di recente, o ti li divide con film di azione, avventura, a seconda della tipologia, o a secondo magari dell'attore film. Insomma, veramente, vedi, i migliori film non visti, perché vi dà anche una recensione dei film. È, è veramente, veramente fatto bene. Quindi per chi volesse può tranquillamente scaricarlo e utilizzarlo. Che altro aggiungere? Spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato utile. Spero di avervi fatto conoscere una cosa nuova e interessante. Vi invito sempre a mettere un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!